Ciao a tutti, benvenuti su Italian Pod. Sono Alessia. E io sono Giovanni. Oggi parliamo di un ponte che forse tutti voi avete nella mente. Esatto, quel ponte che collega la vostra lingua madre all'italiano. Ogni volta che volete dire qualcosa, dovete attraversarlo. E a volte è lento, trafficato e traballante. Vi suona familiare? Sentite una domanda, la vostra mente formula una risposta perfetta nella vostra lingua e poi il lavoro di traduzione inizia. Cercate i verbi, i vocaboli, la grammatica. È faticoso, crea ansia e vi fa sentire bloccati. La conversazione vola via e voi siete ancora lì, sul quel ponte. Capisco benissimo questa sensazione. Quando ero studente, ricordo che durante le conversazioni mi succedeva esattamente questo. Avevo la frase pronta in testa, ma mentre cercavo di tradurla in tempo reale, l'interlocutore aveva già cambiato argomento. Era frustrante. Proprio così. E sai cosa succede quando continui a fare questo percorso? Il cervello si abitua a quel ritardo. Inizia a vedere l'italiano come una seconda scelta, qualcosa che devi elaborare, non qualcosa che ti esce naturale. È come se avessi due diverse modalità di comunicazione. Una fluida, istintiva, nella tua lingua madre. E un'altra meccanica, ponderata, con l'italiano. Ma non deve andare così. Oggi vogliamo parlarti di come cambiare davvero questo schema. Non si tratta solo di imparare più vocaboli o fare più esercizi. Si tratta di riconfigurare il modo in cui il tuo cervello accede all'italiano. Immagina di dover cercare una ricetta ogni volta che vuoi cucinare. Alla fine la prepari, magari bene, ma è un processo lungo e dispendioso. Invece, quando sai veramente cucinare, le mani si muovono da sole, senza dover consultare nulla. Ecco, vogliamo che l'italiano diventi come cucinare per te, non una traduzione da un manuale, ma una pratica diretta, immediata. Perché la verità è questa. Quando inizi a pensare in italiano, non stai più traducendo, stai comunicando. E la differenza è abissale. Sentirai la differenza nella velocità, nell'autenticità, nella sicurezza e soprattutto nella gioia di esprimerti senza barriere. E se vi dicessimo che potete abbattere quel ponte? Non serve più. Oggi non vi diamo solo consigli, vediamo una strategia completa, un piano passo passo per costruire una casa direttamente in Italia, nella vostra mente, per iniziare a pensare in italiano, da oggi. La psicologia ha un nome per questo doppio modo di pensare, sistema 1 e sistema 2. Lo sanno tutti quelli che studiano decisioni, comportamenti, abitudini. E lo sanno anche i tuoi neuroni. Il sistema 1 è il pilota automatico, quello che ti fa svoltare a sinistra senza ricordarti di averlo deciso, quello che ti fa sorridere quando senti la voce di qualcuno che ami. Non ci pensi, lo fai. È veloce, è istintivo, è silenzioso. E il sistema 2? È il navigatore satellitare che ti urla: ricalcolando percorso, in 200 metri svolte a destra. Quello che ti costringe a fare la divisione a mente, a controllare 3 volte la data di scadenza, a rileggere 3 volte un testo perché non sei sicuro di aver capito. Quando traduci non stai usando il pilota automatico, stai obbligando il navigatore a guidare l'auto su una strada che conosci già. E non solo, lo fai in tempo reale, mentre qualcuno ti guarda aspettando una risposta. Immagina di dover controllare la mappa ogni volta che cammini verso il bar sotto casa. Ogni passo una pausa, ogni curva un controllo. Dove sono? Sono a destra? Sì, la via è questa, ma in italiano si chiama Via del Sole, non Via del Sole. No, aspetta, è Via del Sole. Ma devo dire la via o la strada? E intanto il bar chiude. Questo è il tuo cervello ogni volta che prova a parlare. Il sistema 2 è esausto, è lento, e quando è esausto blocca tutto. Ti lascia in silenzio, ti fa arrossire, ti fa pensare non sono bravo. Ma non è vero, sei solo costretto a usare lo strumento sbagliato. E questo silenzio, quello che tutti temono, quello che ti fa sentire un idiota, non è mancanza di vocabolario,
È un sovraccarico di processi. È il sistema 2 che sta cercando di tradurre che ore sono in che ore sono. E nel frattempo la persona ti ha già risposto sono le 3:30 e tu sei ancora a cercare il verbo essere al presente indicativo. E poi c'è l'esaurimento mentale. Parli per 10 minuti e ti senti come se avessi corso una maratona, perché hai fatto calcoli, hai controllato i generi, hai controllato i pronomi, hai controllato se ho mangiato va bene o se mi sono mangiato suona strano. E tutto questo in tempo reale. E la mancanza di autenticità? Guarda una persona che parla la sua lingua madre. I gesti, la voce, l'intonazione, tutto scorre. Non c'è un filtro, non c'è un traduttore interno che dice «Aspetta, qui devo usare il passato prossimo, non l'imperfetto». Ma quando traduci, il tuo corpo non sa cosa fare. Le mani si fermano, lo sguardo si perde, il sorriso diventa forzato, perché la tua mente è altrove. Non è qui, non è nella conversazione, è nella grammatica. E il peggio? Che questo sistema ti fa credere che l'italiano sia complicato. Ma non è l'italiano che è complicato, è la tua strategia che è sbagliata. È come se tu credessi che il nuoto sia difficile perché continui a camminare sott'acqua. Pensare in italiano non è una questione di bravura, è una questione di percorso. Se ogni volta che vedi un cane devi passare da dog a cane, non imparerai mai a vedere il cane. Imparerai solo a tradurre il cane. E la lingua non è fatta di parole tradotte, è fatta di esperienze, di suoni, di odori, di gesti, di emozioni. E se ogni volta che senti sole devi tornare alla tua lingua per capire cosa significa, non lo senti, lo decifri. Il tuo cervello non ha bisogno di un dizionario, ha bisogno di un'abitudine, di un sentiero, di un'autostrada che non passa da nessuna dogana. E finché continui a costruire quel ponte, non arriverai mai in Italia. Resti all'aeroporto, con il biglietto in mano, che aspetti di tradurre il nome della città prima di scendere dall'aereo. Non serve studiare per ore, non serve imparare 1000 verbi a memoria, non serve fare 100 esercizi di grammatica. Quello che serve è un gesto, piccolo, silenzioso, ma fatto ogni giorno. È la filosofia del piccolo peso. Sollevi 1 chilo ogni mattina. Non ti stanchi, non ti sfidi, non ti sforzi. Eppure, dopo 30 giorni, le tue braccia non sono più le stesse. Questo è il cuore dei microattimi. 3, 5 secondi, non di più. Un attimo in cui smetti di pensare in inglese o spagnolo o francese e cominci a nominare ciò che stai facendo, in italiano. Non è un esercizio, è un'abitudine. Come lavarsi i denti, come bere un caffè, come guardare fuori dalla finestra prima di alzarsi. E non devi essere perfetto, non devi usare il congiuntivo, non devi ricordare se aprire è transitivo o intransitivo. Basta che tu dica, a voce bassa, dentro di te o a voce alta se sei solo, sto aprendo la finestra. Prova ora. Chiudi gli occhi per un secondo. Immagina di alzarti dal letto. La mano che cerca la luce, la finestra che si apre, il primo respiro d'aria fresca. E mentre lo fai, dentro di te, non pensare «e sto aprendo la ventana». Pensa «sto aprendo la finestra». E se ti viene da dire apro la ventana, bene, correggiti. Non con la grammatica, con l'abitudine. Ripeti sto aprendo e poi la finestra si apre. Non importa se è corretto al 100%, importa che tu non passi attraverso la tua lingua madre. Facciamo un altro. Ti metti gli occhiali. Non pensare I put on my glasses. Pensa mi sto mettendo gli occhiali. E se ti viene da dire metto, bene, non correggere subito. Lascia che la forma verbale si affini da sola. L'importante è che il collegamento diretto si formi. Occhiali, progressione, mi sto mettendo gli occhiali. Non glasses, metto occhiali. Guardi il telefono. Non pensi je consulte mon téléphone. Pensaci,
controllo l'ora. E se non sai dire l'ora, allora di controllo il telefono. Poi domani cambia, controllo l'ora. Poi dopodomani sono le 8:20. Non serve sapere tutto subito, serve solo che ogni gesto quotidiano diventi un piccolo anello di catena che ti lega all'italiano. Bevi un sorso d'acqua. Non pensi je bois de l'eau. Pensi bevo un sorso d'acqua. E se non sai dire sorso, di bevo. Basta. È sufficiente. È un inizio. È un segnale al tuo cervello. Questo momento non lo traduco. Lo vivo in italiano. Non è un esercizio di lingua, è un esercizio di presenza. Ogni volta che dici sto aprendo, sto bevendo, sto guardando, stai riportando la tua attenzione qui, non nel passato, non nella traduzione, qui, ora, in italiano. E sai perché funziona? Perché ogni volta che ripeti quella frase, un piccolo sentiero si forma nel tuo cervello. Non è una memoria, è un'abitudine neurale, un percorso elettrico che diventa più veloce ogni volta che lo percorri. È neuroplasticità. Non è magia, è biologia. Ogni volta che dici sto aprendo, il tuo cervello dice ah, questo è importante, questo lo ricordo. E lo archivia non come parola, ma come esperienza, come movimento, come sensazione. E quando lo fai per 30 giorni, non ti accorgi di nulla. Poi un giorno ti svegli, apri la finestra e ti senti dire sto aprendo la finestra, senza pensarci, senza tradurre, senza fermarti. È automatico, è tuo. Non è che impari l'italiano, è che l'italiano impara te. Ti entra nella pelle, nella routine, nelle mani, nel respiro. Non devi cercarlo nei libri, devi trovarlo nel tuo quotidiano, nel gesto che fai 10 volte al giorno e ogni volta che lo fai lo dici in italiano. Non perché devi, ma perché vuoi, perché è più vero così. E se oggi non lo fai, non importa, domani lo fai. Sei un essere umano, non una macchina. Non devi essere perfetto, devi essere costante. Un attimo al giorno, un gesto, un'etichetta, un legame. E se lo fai per una settimana, ti accorgi che non ti capita più di pensare I'm brushing my teeth. Ti capita di pensare mi sto lavando i denti. E non ti sembra strano, ti sembra normale, perché lo è. Questo è il primo passo per smettere di tradurre, non con la mente, con il corpo, con il respiro, con il gesto che fai prima di metterti le scarpe, prima di accendere la luce, prima di prendere il cucchiaio. Non stai imparando una lingua, stai costruendo una casa e ogni micro attimo è un mattone, piccolo, ma reale, e ogni mattone posato con attenzione ti porta più vicino a vivere qui, in italiano. So cosa stai pensando. Lo sento. Lo sento ogni giorno nei commenti, nelle mail, nei messaggi privati. Ma io non vivo in Italia. Non ho nessuno con cui parlare. Non ho un bar sotto casa dove mi dicono buongiorno con un sorriso. E allora? Cosa fai? Ti arrendi? No, perché l'Italia non è un posto, è un'atmosfera. E puoi crearla. Anche se vivi a Oslo, a Toronto, a Tokyo. Anche se il tuo vicino di casa non sa cosa sia una mozzarella. Puoi portarti l'Italia dentro. Un'isola alla volta. Ecco il concetto, le isole d'immersione. Non sono maratone, non sono ore di lezione, sono momenti brevi, anche 5 minuti, in cui decidi, qui, adesso, non parlo più la mia lingua. Parlo italiano. Punto. Non è un esercizio, è una scelta. Come chiudere la porta di una stanza e dire qui dentro è vietato l'ingresso all'inglese. È un'isola, un'oasi. Un'isola di silenzio linguistico, dove solo l'italiano respira. Cominciamo con l'isola del caffè. 5, 10 minuti, non di più. Dalla moka che fischia al primo sorso. Non guardare il telefono, non controllare le notifiche, non pensare a cosa dirai dopo. Semplicemente stai con il caffè e parla con te stesso. In italiano.
La moka è calda. Il vapore sale lento. Il profumo è intenso. Non lo sento da ieri. Non serve che sia poetico, serve che sia vero. Non devi dire il profumo del caffè è delizioso, come in un annuncio. Di odora bene, è sufficiente. Ora prova. Chiudi gli occhi, sentilo e di questo odore mi piace. L'isola della palestra, o dell'acqua, o della camminata. Quando fai jogging, quando sollevi pesi, quando ti alleni, metti una playlist italiana. Non importa se non capisci tutto, lascia che la voce ti avvolga, che il ritmo ti porti, che le parole ti entrino nelle orecchie senza che tu le traduca. Se senti vado a correre, non pensare I go running. Lascia che vado a correre diventi il suono del tuo respiro. E se non capisci le parole? Bene, non importa. Non devi capire tutto. Devi solo permettere che l'italiano occupi lo spazio che prima occupava il silenzio, o la tua lingua madre. Questo è il punto. Non stai studiando. Stai invadendo. E poi c'è l'isola del debriefing serale. 5 minuti, prima di dormire. Non devi scrivere, non devi parlare a qualcuno. Basta che tu parli a te stesso. Con il telefono in mano o semplicemente a voce bassa, nel buio. Oggi ho fatto colazione. Ho guardato la pioggia dalla finestra. Ho riso per qualcosa di stupido. Non cercare le parole perfette. Cerca le parole vere. Se non sai dire stupido, di qualcosa che non aveva senso. Non importa se è grammaticalmente incerto, importa che sia tuo. Non è un compito, è un rituale. Come accendere una candela, come leggere una pagina prima di dormire. È il momento in cui lasci andare la giornata e la riconosci, in italiano. E se non sai dire ho riso, allora di ho fatto una risata. E domani forse dirai mi sono divertito. Non importa, ogni volta che parli, anche in modo semplice, stai creando un ponte non tra lingue, tra te e l'italiano. E se ti senti un po' sciocco? Bene, sii sciocco, sii buffo, sii imperfetto, perché l'italiano non è una lingua da museo, è una lingua da cucina, da strada, da piazza, da letto la sera, quando sei stanco e non hai più forze per fingere. Non devi creare un'isola grande, devi creare un'isola reale, una sola, per ora. 5 minuti, un momento della giornata che già fai e lo trasformi, lo riempi di italiano, non come esercizio, come abitudine. E quando ti senti a tuo agio, quando quella prima isola diventa naturale, come respirare, allora aggiungi un'altra, l'isola del tragitto in macchina, l'isola del lavandino, l'isola del bagno. Non devi fare tutto insieme, devi fare un passo, poi un altro. L'obiettivo non è diventare un narratore, l'obiettivo è diventare un abitante. E un abitante non parla per studiare, parla perché è a casa. E quando avrai 3 isole, 5, 10, non ti accorgerai più di essere in immersione. Ti accorgerai che l'italiano è entrato nella tua vita, non come un'aggiunta, come un'abitudine, come un respiro. Non stai imparando una lingua, stai costruendo un mondo. E ogni isola è un pezzo di quel mondo. Piccolo, ma vero. E quando le isole si collegano, non hai più un'immersione, hai un arcipelago. E dentro quell'arcipelago non traduci più, pensavi già. Non aspettare di essere pronto. Inizia con un caffè, con un respiro, con un sorso d'acqua. E quando ti chiederai, ma è davvero sufficiente? Rispondi sì, perché oggi per 5 minuti ho vissuto in italiano. E quel giorno, per la prima volta, non sei stato un studente, sei stato un italiano. Guarda questa immagine. Ti sembra familiare? Vedi un oggetto, un cane, un libro, un sole che entra dalla finestra e subito nella tua testa salta fuori la parola nella tua lingua. Poi, lentamente, la traduci.
dog, cane, book, libro, sun, sole. È un anello chiuso, ma è un anello sbagliato, perché non c'è un collegamento diretto tra l'oggetto e la parola italiana. C'è sempre un passaggio intermedio, una dogana, un traduttore invisibile che ti blocca. E quel passaggio è la ragione per cui non parli fluide. Perché ogni volta che vuoi dire qualcosa, devi attraversare quel ponte. E i ponti, per definizione, rallentano. E se ti dicessi che puoi tagliarlo? Che puoi cancellare quella seconda tappa? Che puoi collegare direttamente l'esperienza alla parola italiana? Non è magia, è neurologia. Il cervello non impara le parole, impara le esperienze, le immagini, i suoni, le sensazioni. La parola è solo il nome che gli dai, ma se quel nome arriva sempre dopo, attraverso un'altra lingua, non diventa mai tuo. Prova con sole. Chiudi gli occhi. Ora. Subito. Non pensare alla parola. Non pensare alla traduzione. Semplicemente immagina il sole. Vedi il cielo, azzurro, senza nuvole. Alza la testa, senti il calore sulla pelle. Non è un calore tiepido, è un calore che ti penetra, che ti fa aprire le spalle, che ti fa respirare più profondo. E ora tocca il muro di casa tua, quello che il sole ha scaldato per ore. La pietra è ancora calda. La superficie è ruvida, ma il calore è lì. Lo senti. Lo senti davvero. E ora, dentro di te, non dirmi sun, non dirmi sole, di questo calore, questo colore, questa luce che mi avvolge. E poi, lentamente, senza forzare, lascia che la parola emerga, non dalla tua lingua, dall'esperienza. Ed ecco che arriva. Sole. Non come traduzione, non come concetto, come sensazione, come ricordo, come corpo. E quando lo sentirai di nuovo, domani o tra una settimana, non dovrai più cercarlo. Non dovrai più passare da sun. Il sole sarà già lì. E con lui la parola. Direttamente, senza intermediari. Funziona con tutto. Con pioggia. Non pensare alla parola. Immagina l'odore di terra bagnata, il rumore sul tetto, il vapore che sale dai marciapiedi, il modo in cui l'acqua scivola sul vetro della finestra. E poi, senza dire nulla, lascia che la parola venga. Pioggia. Con porta, non pensare alla parola. Immagina la maniglia che giri, il rumore del chiavistello che si slancia, il peso della porta che si apre, l'aria che entra, l'odore che cambia. E quando lo senti, la parola arriva da sola. Porta. Non è un vocabolo, è un movimento, è un suono, è un momento. E con i verbi? Camminare. Non pensare al verbo. Immagina il movimento. Il tallone che tocca terra. La gamba che si piega. Il respiro che si sincronizza con i passi. Il vento che ti sfiora le braccia. La strada che cambia sotto i piedi. E quando lo senti, davvero lo senti, la parola non arriva dal dizionario. Arriva dal corpo. Camminare. Questo è l'apprendimento olistico. Non è memorizzare, è connettere, è fondere, è far diventare la parola parte del tuo corpo, non della tua mente. Quando pensi a mangiare, non pensi a eat. Pensavi a un boccone, al sapore del pane caldo, al croccante del pane tostato, all'odore del formaggio che si scioglie, alla sensazione della masticazione, al silenzio che si crea quando mangi qualcosa di buono. E la parola? Arriva da lì. Mangiare. Non devi imparare la parola, devi imparare l'esperienza. E la parola, alla fine, sarà solo la firma che il tuo cervello mette su quell'esperienza.
E se ti capita di non ricordare la parola, bene, non cercarla. Torna all'esperienza. Chiudi gli occhi, riapri la porta, senti il sole, bevi l'acqua, cammina e la parola tornerà. Non perché l'hai studiata, perché l'hai vissuta. Non stai più imparando una lingua, stai ricordando un mondo. E quel mondo già esiste dentro di te. Solo che lo hai coperto con traduzioni. Ora prova. Prendi qualcosa che hai vicino. Una tazza, un cuscino, un orologio. Guardalo. Non pensare alla sua parola. Sentilo, toccalo. Senti il peso, la forma, la temperatura. E poi, lentamente, lascia che la parola emerga. Non forzarla, non cercarla. Aspettala, come si aspetta un amico che arriva. E quando arriva, non perché l'hai studiata, ma perché l'hai sentita. Sai che hai vinto. Shadowing. Lo sai, vero? Ripetere quello che senti, subito dopo. Copiare l'intonazione, il ritmo, la pausa. È utile, sì, ma non basta. Perché imitare un suono non è parlare, è un eco. E un eco non ha corpo, non ha emozione, non ha storia. Se vuoi pensare in italiano, davvero pensare, non puoi limitarti a copiare le parole. Devi copiare la persona che le dice. Devi diventare l'italiano che c'è dietro la frase, non il suono. L'essere. Questa non è imitazione, è trasformazione. Si chiama imitazione totale. E non è per attori. È per chi vuole smettere di tradurre, per chi vuole vivere l'italiano, non studiarlo. Prendi un video, 3-4 minuti, un vlog, una scena di un film, un dialogo tra due amici al bar, qualcosa di semplice, di reale. Non un film con sottotitoli complicati, qualcosa di quotidiano. Ora segui questi 3 passi, uno dopo l'altro, senza saltare, senza fretta. Primo, l'ombra. Ascolti la frase e subito dopo la ripeti. Non pensi, non analizzi, non cerchi il significato. Ti lasci trascinare dal ritmo, dalla cadenza, dalla pausa. Come un bambino che imita la voce della madre. Non capisce tutto, ma sente e ripete. Non importa se sbagli la pronuncia, se non capisci una parola, se non sai cosa significa stasera ti chiamo. Ripeti, con la stessa velocità, con la stessa intonazione, con lo stesso respiro. E quando finisci, non fermarti. Secondo, l'attore. Ora riavvolgi il video e guardi di nuovo, ma questa volta non solo ripeti, ti trasformi. Se il personaggio fa una smorfia, tu la fai. Se alza le spalle, tu le alzi. Se fa una risata secca, tu la fai. Se si tocca il collo mentre parla, tu ti tocca il collo. Non è teatro, è neurologia. Il tuo corpo ricorda meglio della tua mente. Quando muovi le mani come un italiano, quando alzi un sopracciglio come un napoletano, quando inclini la testa come una romana, il tuo cervello non dice «questo è un gesto», dice «questo è italiano». E quando ripeti la battuta con quel gesto, non è più una frase, è un'azione, è un'emozione, è un modo di essere. Prova. Guarda una scena di Benvenuti al Sud, quella in cui il protagonista guarda il mare e dice «Ma chi l'ha detto che qui non si vive bene?» Ora fai così. Ascolta. Ripeti. Poi riavvolgi. E questa volta, quando dici la frase, alza le mani come se stessi dicendo «Guarda, guarda questo cielo, questo mare, e mi dicono che non si vive bene?» E fai la faccia, quella faccia che non è di chi parla, è di chi è stupito, di chi è sorpreso da una verità che non si aspettava, di chi ha capito qualcosa di profondo. E se non sai fare quella faccia, bene, fai quella che ti viene. Non devi essere perfetto. Devi essere vero. E poi il terzo passo, il doppiatore. Metti in pausa il video, prima che il personaggio parli, e tu anticipi. Dici la battuta prima di lui, con la stessa intenzione,
con lo stesso tono, con lo stesso silenzio che lo precede. Non è un esercizio di pronuncia, è un esercizio di empatia. Stai cercando di entrare nella sua testa, di capire perché ha detto quella frase, con quella voce, con quel sorriso, con quel sospiro. E quando lo fai, non stai più imparando una lingua, stai imparando un cuore. Questa tecnica non ti insegna il verbo essere. Ti insegna perché un italiano dice «non si vive bene» con un sorriso. Perché dice «ma chi l'ha detto» con un'alzata di spalle. Perché non dice «è bellissimo», ma «è una meraviglia» con gli occhi che brillano. Perché la lingua non è solo grammatica, è corpo, è gesto, è silenzio, è espressione, è un modo di sentire il mondo. E quando imiti un italiano, non stai copiando un suono, stai imparando a pensare come lui. Perché non puoi imitare un gesto senza sentire l'emozione che lo ha generato. Non puoi alzare le spalle senza sentire un po' di rassegnazione. Non puoi ridere con quel tono secco senza sentire un po' di ironia. E quando senti quell'emozione, la parola non ti serve più per tradurla, ti serve per esprimerla. E quando ripeterai quella frase, non la dirai perché l'hai imparata, la dirai perché l'hai vissuta. Non devi essere un attore, devi essere curioso, devi essere disposto a sembrare un po' strano, a guardarti allo specchio mentre imiti un vlogger che dice ma che ci posso fare?», con un'alzata di spalle. E sai cosa succede dopo una settimana? Succede che, mentre cammini per strada, senti una frase in italiano e non la traduci. La riconosci perché l'hai già fatta, con la bocca, con le mani, con la faccia. E allora non pensi che significa. Pensavi, ah, l'ho già fatto. E in quel momento hai smesso di essere uno studente. Sei diventato un italiano. Parlare con se stessi è già un passo avanti, ma parlarne e registrarlo è un salto nel vuoto. E quel vuoto è dove nasce la vera fluidità. Non è un diario scritto, non è un esercizio di grammatica, è un'autonarrazione sonora, un rituale silenzioso ma potente. Un modo per far uscire l'italiano dalla testa e metterlo fuori, dove lo puoi sentire, dove lo puoi ascoltare, dove lo puoi riconoscere. Prendi il telefono, apri l'app di registrazione. Non devi essere in un posto tranquillo, non devi essere da solo. Basta che tu abbia 10 secondi e che tu decida: ora parlo in italiano, solo per me. Non devi essere brillante, non devi essere corretto, non devi usare il congiuntivo, non devi ricordare se ho mangiato o mangiai. Non importa se dici ieri ho fatto invece di ieri ho compiuto. Non importa se ti blocchi. Non importa se ripeti la stessa parola 3 volte. Devi solo essere vero. Se oggi ti sei arrabbiato per un traffico assurdo, di oggi mi sono incavolato come una bestia. Se ti sei sentito solo, di stasera non ho voglia di parlare con nessuno. Se hai mangiato un panino che non era buono, di questo panino è stato un errore. Non devi costruire frasi, devi lasciare che escano, come quando ti svegli e sbadigli. Non le scegli, le senti e le lasci andare. E se non sai cosa dire? Allora inizia con una domanda. Non per rispondere, per aprire. Oggi la cosa più bella è stata... E poi aspetti. Non pensi. Ascolti. E la risposta arriva. Forse non è bella. Forse è il gatto che mi ha guardato. Bene, dillo. Una sfida che ho avuto oggi è... E se la risposta è... Ho dimenticato di chiamare mia madre. Dillo. Non giudicarla, non correggerla. Lasciala lì. Stasera mi sento... E se senti stanco ma contento? Dillo. Non aggiungere. Non imbellire. Non tradurre. Questo non è un esercizio di lingua, è un esercizio di onestà. E l'italiano, quando è vero, non ha bisogno di perfezione, ha bisogno di voce. E sai cosa succede dopo 3 giorni? Cominci a sentire la tua voce, non quella che è in testa, quella che esce, e ti accorgi che non è la stessa di quando parli in inglese. È più lenta, più incerta, più umana e forse
proprio per questo è più italiana. Perché l'italiano non è una lingua di perfezione, è una lingua di respiro, di pausa, di silenzio tra una parola e l'altra. E quando riascolti l'audio dopo una settimana? Ti sorprendi, non perché hai migliorato la grammatica, ma perché hai smesso di fingere. La prima volta dici «ho fatto colazione», «ho guardato la finestra». La settima volta dici «ho guardato la finestra e ho pensato che non so se pioverà, ma non mi importa». E quella frase non l'hai imparata, l'hai sentita. E quando senti una frase così, non la traduci, la riconosci, perché è tua. E poi un giorno, mentre parli con qualcuno, ti senti dire qualcosa che hai già detto nel tuo audio. Non ti fermi, non cerchi la parola giusta, la dici, perché l'hai già detta, a te stesso, nella tua stanza, nella tua testa, nella tua voce. Non stai più traducendo, stai ricordando. E non è un diario che tieni per migliorare l'italiano, è un diario che tieni per ritrovare te stesso in italiano. Perché l'italiano che parli con gli altri è spesso una maschera. Quello che dici a te stesso è la verità. E la verità non ha bisogno di traduzioni, ha bisogno solo di essere ascoltata. Allora stasera, prima di dormire, prendi il telefono, apri l'app e di oggi e non fermarti. 21 giorni, non di più, non di meno. È il tempo che il corpo ha bisogno per trasformare un'idea in abitudine. Non un'abitudine di studio, un'abitudine di vita. Non devi fare tutto insieme, non devi essere perfetto, non devi cambiare tutto da domani. Devi solo scegliere un punto e partire da lì, con costanza, con pazienza, con un po' di follia. Questo non è un programma, è un invito. Un invito a vivere l'italiano, non a studiarlo. E se domani ti dimentichi? Bene, ricominci. Non devi essere un eroe, devi essere costante. Ecco il piano. 3 settimane. 3 fasi. Ogni fase costruisce su quella prima. Senza forzare. Senza fretta. Solo con attenzione. Settimana 1. Fondazione. Il silenzio che parla. Mattina. 3 microattimi. Scegli 3 momenti della tua giornata in cui già agisci. Non aggiungere nulla. Non creare nuove abitudini. Semplicemente, mentre li fai, nomina l'azione in italiano. Quando ti vesti, mi metto la maglia. Quando bevi l'acqua, bevo un sorso. Quando esci di casa, chiudo la porta. Non devi dirlo ad alta voce, non devi essere udibile. Basta che lo pensi. E lo pensi in italiano. Non in inglese. Non in spagnolo. In italiano. Pomeriggio. Una isola di immersione di 7 minuti. Scegli un momento in cui sei da solo. Il tragitto in metropolitana. Il caffè dopo pranzo. I 5 minuti prima di accendere la TV. Metti una canzone italiana. O un podcast. O un video di 5 minuti. Non guardare i sottotitoli. Non cercare di capire tutto. Lascia che la voce ti passi addosso, come l'acqua. Non devi afferrare le parole. Devi lasciare che ti bagnino. Sera. Audio diario di 1 minuto e mezzo. Non devi aggiungere parole. Devi aggiungere senso. Non dire ho fatto colazione. Di ho mangiato il pane con la marmellata e ho pensato che non ne avevo voglia, ma l'ho mangiato lo stesso. Non è per la lingua. È per te. Settimana 2. Espansione. Il respiro che si allunga. Mattina. 5 microattimi. Ora aggiungi 2 momenti in più. Il momento in cui ti lavi le mani. Mi lavo le mani. Quello in cui apri il frigorifero. Prendo il latte. Non importa se è banale. Importa che sia tuo. Pomeriggio. Isola di immersione di 15 minuti. Non è più un ascolto passivo, è un ascolto partecipato. Se senti una frase che ti piace, ripetila, senza guardare,
solo con la voce. Mi piace questo posto. Non ho voglia di parlare. Ripetila, con lo stesso tono, con lo stesso respiro. E poi imitazione totale. 2 volte, 5 minuti ciascuna. Scegli 2 brevi clip. Una scena di un film, un vlog di una persona che parla con calma. Fai i 3 passi. Ombra, attore, doppiatore. Non devi essere bravo, devi essere coraggioso. E se ti senti stupido? Bene, sii stupido. Perché l'italiano non si impara con la testa, si impara con il corpo. E il corpo non ha vergogna. E sera, audio diario di 1 minuto e mezzo. Non devi aggiungere parole, devi aggiungere senso. Non dire ho fatto colazione. Di ho mangiato il pane con la marmellata e ho pensato che non ne avevo voglia, ma l'ho mangiato lo stesso. Non è per la lingua, è per te. Settimana 3. Fluidità. Il silenzio che non c'è più. Mattina. 5 microattimi, ma ora cerca di pensare in italiano mentre li fai. Non ripetere la frase. Senti l'azione e lascia che la parola venga da sola. Non cercarla. Aspettala. Pomeriggio. 2 isole di immersione. Una la mattina, una la sera. O una al lavoro, una a casa. Non devono essere lunghe, devono essere diverse. Una con la musica, una con un podcast, una con un video in cui non capisci niente. E non importa. E poi audio diario di 2 minuti. Ora non ti fermi a una frase. Ti lasci andare. Oggi ho litigato con il mio capo, ma non mi importa. Ho pensato che non è colpa mia e ho riso da solo. E poi l'ultimo esercizio. Durante un'attività noiosa, lavare i dischi, aspettare in coda, camminare al parco, prova a pensare in italiano. Non a tradurre, a pensare. Non dire I'm washing the dishes. Di lavo i piatti. E poi l'acqua è calda. E poi questo piatto ha un'incisione strana. E poi mi sento tranquillo. Non devi parlare. Non devi dire nulla ad alta voce. Devi solo pensare. E se ti accorgi che pensi in italiano, non esultare, non festeggiare. Semplicemente continua. Perché non è un traguardo, è un modo di essere. Questo piano non ti renderà perfetto, ti renderà presente. Non ti renderà un madrelingua, ti renderà un abitante. E se dopo 21 giorni ti senti più lento? Bene, perché ora sai che non devi essere veloce, devi essere vero. E se ti senti più sicuro? Bene, perché ora sai che non devi essere corretto, devi essere te stesso. Non stai imparando una lingua, stai costruendo un'identità. E ogni microattimo, ogni isola, ogni audio diario è un mattone. E ogni mattone, posato con calma, ti porta più vicino a casa. Non aspettare di essere pronto. Inizia oggi, Con un sorso d'acqua, con una porta che chiudi con un respiro. e con un sto facendo che non è un esercizio, è un atto di libertà.